Amici, oggi avrei dovuto pubblicare un video sui pittori fiamminghi, ma mentre perdevo tempo in giro per il web ho avvertito una specie di grido di dolore di alcuni analisti in difficoltà, i quali non riescono a dare un senso ad alcune recenti affermazioni di Trump. Con la guerra in Ucraina molte persone si sono improvvisate analisti di geopolitica, accantonando altri precedenti interessi, arbitraggio di pallacanestro, finanza e investimenti, ricette culinarie, eccetera. E si sono scoperti strateghi ed esperti di armamenti. Così ogni giorno, insieme a qualche generale in pensione, offrono le loro riflessioni a una platea avida di notizie alternative al mainstream. Anche se quasi mai le loro previsioni si avverano, infatti nessuno può dire ancora con certezza chi stia vincendo davvero questa guerra e quando finirà, loro continuano imperterriti armati di carte geografiche che mostrano i villaggi dell'Ucraina nell'occhio del ciclone, come se ci avessero vissuto da sempre. Quando poi altre notizie irrompono sulla scena, che sembrano scollegate dal contesto, rimangono un po' interdetti e non riescono a unire i puntini. Senza voler nulla togliere alle loro analisi, vorrei mostrare anche io delle carte geografiche e dire due parole a proposito di qualche notizia precedente che non ha suscitato il loro interesse, ma che è importante per una visione completa degli eventi. Naturalmente prevedo che nessuno prenderà in considerazione una tale analisi al di fuori di questo canale, per cui vi ringrazio ancora tutti, e anche perché detto canale sembra iscritto nell'algoritmo nero, come mostra anche la miniatura del precedente video, e non uscirà mai fuori dal recinto. Tornando alla geopolitica, ci sono alcuni elementi che si possono incasellare nel discorso. In uno dei miei video intitolato Griglie era saltata una parte, quella che parlava appunto delle griglie sulle carte geografiche prodotte dall'incrocio dei meridiani e dei paralleli sulla Terra globo. Come sappiamo, queste linee non vengono mai portate fino alla loro congiunzione sui vecchi Atlanti. Resta sempre uno spazio indefinito, mentre invece, secondo la loro narrazione, le linee dovrebbero congiungersi fino a un punto zero per completare la forma del globo. Ma è come se si fossero riservati di delimitare in modo definitivo quell'area, un'area suscettibile di variazioni a quanto pare. Una notizia del mese di giugno 2024 infatti riporta che le autorità di Mosca hanno deciso di modificare i confini marittimi della Russia, approvando un elenco di coordinate geografiche per definire la larghezza della costa nella regione di Kaliningrad e per stabilire l'estensione delle acque interne. Si prevede un sistema di linee dritte attualmente mancanti sulla parte meridionale delle isole russe nell'est del Golfo di Finlandia. A quanto pare le precedenti coordinate sarebbero state registrate sulla base di mappe di navigazione marina dei primi anni del XX secolo, le quali non corrispondono pienamente alla situazione geografica attuale. La decisione di Mosca naturalmente è stata etichettata come il solito tentativo espansionistico della Russia, ma forse contiene implicazioni più profonde. Secondo me significa una sola cosa, e cioè che i settori marini e terrestri vanno considerati nella loro forma reale, come quadranti con angoli retti e non ristretti verso nord, simili a parallelogrammi. In poche parole, la situazione sottintende che le vecchie carte sono sbagliate e che la terra o il mare ha un'estensione diversa. Per essere ancora più precisi, non ci troviamo affatto su una sfera. Avevo già parlato del problema della forma reale del settore settentrionale e dell'Artico in particolare nel video Circo glaciale artico, citando le vicissitudini degli esploratori che si erano persi durante le esplorazioni. Ma ora ritorno sull'argomento, visto che l'Artico è improvvisamente salito alla ribalta in conseguenza anche della crisi ucraina e dell'entrata della Finlandia nella NATO.
Ci sono sempre molti più collegamenti fra le cose che accadono di quanti possiamo ipotizzare. Se fino a qualche tempo fa, infatti, gli occhi dei ricercatori erano focalizzati sull'Antartide, il posto misterioso per eccellenza, dove tutte le teorie del complotto potevano trovare una ragione di essere, ora il centro della speculazione si è spostato in quello che per comodità viene chiamato Polo Nord. Anche a seguito dell'attenzione particolare dimostrata dagli americani, come detto sopra, sia per il Canada che la Groenlandia. Infatti anche nei giorni scorsi si sono succedute notizie come queste, che hanno provocato anche qualche reazione. Le mire americane sono anche in parte motivate dalle favorevoli condizioni ambientali venutesi a creare dopo un innalzamento di temperatura al Polo Nord. La circostanza sembra reale. Mentre al Polo Sud le temperature sono rimaste proibitive, altrove sembrano mediamente più alte. Molto si è sempre parlato dell'Antartide, dei viaggi dell'ammiraglio Byrd, delle supposte basi hitleriane, delle visite dei personaggi di spicco del potere elitario mondiale, della possibile restituzione dell'Arca di Gabriele a qualcuno, della presenza di decine di basi militari, eccetera. Ma per quanto riguardava l'Artico, invece, a parte le storie degli esploratori sugli uccelli e sugli orsi che si dirigevano sempre più a nord, sulle correnti di acqua calda, sul mare aperto, erano comunque mancati gli elementi propriamente complottistici, tranne uno, cioè la presenza di Iperborea da qualche parte. E poi le mappe avevano in parte ridimensionato questa visione poiché mostravano un oceano chiuso. Di queste carte però non si può stabilire la veridicità. Ma veniamo alla situazione odierna. Questa è la rappresentazione del settore artico, una enorme regione che circonda il Polo Nord ed è caratterizzata dalla presenza di una superficie perennemente ghiacciata che include il mar glaciale artico e le terre che lo circondano, in Nord America, Asia, Europa settentrionale. Uno spazio formato da milioni di metri quadrati incasellato fra altre terre. Solo il mare glaciale artico si estende per oltre 14 milioni di chilometri, quasi quanto la Russia intera, che è di 17 milioni, cioè 50 volte l'Italia. Quindi la Russia dovrebbe rientrare in questo spazio, anche se le distanze sembrerebbero non permetterlo. Però la Terra si sta allungando. Ogni anno infatti vengono scoperte nuove isole ed è evidente come tutto non possa rientrare all'interno di un circolo, ma deve essere posizionato all'esterno, in un mare polare aperto. E se le carte continuano a mostrare un luogo circoscritto, vuol dire che sono state disegnate a questo scopo, per ingenerare confusione. Ma l'Artico, a quanto sembra, ha un grosso problema. L'espansione a nord-est della NATO ha influenzato in modo significativo anche le latitudini polari. Il principale evento politico-militare per l'Artico nel 2023, infatti, è stato l'adesione della Finlandia alla NATO, di cui è diventata il 31esimo membro. La conseguenza è stata che il confine della Russia con l'alleanza è raddoppiato e il mare Baltico è diventato di fatto interno al blocco occidentale. Ciò rappresenta una minaccia diretta per la Russia a causa della vicinanza di alcune strutture a quelle russe. Nel contesto del confronto fra Russia e Occidente, ciò non fa altro che aumentare la tensione politico-militare nel nord. Il 2025 perciò promette di essere un anno ricco di eventi per l'Artico. Dal momento che l'importanza della regione e l'interesse internazionale nei suoi confronti non fanno che crescere, la Russia ribadisce che l'Artico è strategicamente importante e da esso dipende in gran parte il suo benessere. Contrariamente ad ogni previsione, quindi, il prossimo teatro di guerra potrebbe interessare il cosiddetto Polo Nord. Nel frattempo prosegue in Finlandia la costruzione del muro lungo il confine con la Russia. La lunga recinzione sormontata dal filo spinato è stata decisa dalle autorità di Helsinki dopo l'escalation militare in Ucraina e ciò potrebbe trasformarsi in una nuova corsa agli armamenti.
Ma nel quadro si inserisce anche il fattore Lomonosov Ridge. Intorno a questo luogo, infatti, si sta preparando un conflitto molto serio, forse non meno grave che nel sud, poiché oltre alla Russia, Canada e Danimarca rivendicano i loro diritti sul Lomonosov Ridge e più recentemente anche gli Stati Uniti, la Norvegia e la Cina sono coinvolti nella disputa. È una miscela esplosiva. Il territorio della cresta di Lomonosov quindi è diventato oggetto di controversie tra diversi stati. Il nome della cresta è dato in onore dello scienziato russo Mikhail Lomonosov. La Russia ha pertanto lanciato il progetto Arktida, in cui si parla anche di come la guerra in Ucraina influenzerà lo sviluppo dell'Artico e di quali interessi persegue la Russia in questa regione. Innanzitutto l'opportunità per le nuove rotte marittime artiche, che potrebbero portare a un netto cambiamento nella logistica e a una riduzione della lunghezza delle rotte marittime, ad esempio dalla Cina all'Europa, del 30%. La Russia possiede più della metà della costa artica e questo significa che il controllo della costa dà alla Russia carta bianca per prendere decisioni. Allo stesso tempo, qualsiasi iniziativa presa da altri senza consultare la Russia non potrebbe essere attuata con successo. Il 30% delle riserve di gas e il 13% delle riserve di petrolio si trovano proprio nella zona artica e si tratta di risorse piuttosto significative. Lo sviluppo della regione artica è una priorità per la Russia, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro sullo sviluppo delle città artiche. Putin ha anche affermato che la Russia sta tornando nell'Artico sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della capacità di difesa del paese e della prevenzione delle emergenze. Continuiamo a notare come l'area appaia nei progetti e nelle rivendicazioni sempre più grande rispetto a un mare chiuso e limitato. Ma c'è molto più di questo, naturalmente, qualcosa a cui nessuno accenna. L'Artico è una porta verso l'infinito. Le sconfinate terre che si estendono oltre il polo, forse per centinaia di migliaia di chilometri, come detto nei Veda. Ed ecco dunque spiegato tanto interesse per il Canada e la Groenlandia, e ora anche per la penisola della Kamchatka. Se tutto questo non bastasse, esiste anche una leggenda tibetana sulla terra bianca del nord. Si dice che questo posto sarà l'unico territorio a sfuggire al destino che subiranno tutti i continenti. Non potrà essere distrutto né dal fuoco né dall'acqua, perché si tratta della terra ancestrale eterna. Forse Trump conosce anche questa leggenda. Sperando di aver contribuito in qualche modo a formare un quadro più esauriente, invio un saluto a tutti gli analisti di geopolitica.